canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il New Master. Sono filati italiani e li potete trovare sul sito Un Filo di Passione. Nel box informazioni vi lascio tutti i link per poter acquistare il mio stesso filato. Per quanto riguarda questo filato, è molto morbido e- ed è 80% lana merino e 20% acrilico. Si lavora con l'uncinetto del 3,5 e 4. Sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. Io sto usando il colore blu. Diciamo che il blu è un colore protagonista di questa stagione autunno-inverno. Il progetto che io andrò a lavorare lo lavorerò con l'uncinetto del 4. Dopo questa piccola presentazione, iniziamo a presentare il progetto. Prima di iniziare la lavorazione, vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare una lavorazione a pannello, quindi dobbiamo lavorare 4 pannelli, un davanti, un dietro e 2 per le maniche. Io sto lavorando una taglia M. Il multiplo del punto è di 12 più 2. Come vedete, questo punto è molto bello e molto particolare. Un punto vedo e non vedo. Infatti abbiamo dei quadrati di maglie alte lavorate consecutive e maglie alte lavorate con una catenella di separazione e dà questo effetto particolare. Un pannello misura 47 per 50. Una volta che mi sono alzata per la mia lunghezza, ho voluto creare una piccola scollatura quadrata. Quindi poi ho diviso a metà, mi sono spostata di 10 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra e ho lavorato 2 righe di solo maglie alte. Per quanto riguarda la manica, ha fatto la stessa lavorazione, però la manica misura 37 per 50. Quindi, per quanto riguarda la manica, io ho lavorato 2 motivi in meno. Comunque adesso partiamo e così vi spiego tutto nel tutorial. La maglia è lavorata a pannelli, quindi dobbiamo lavorare 4 pannelli, un dietro, un davanti e 2 per le maniche. La taglia che sto lavorando è una taglia M. Il mio pannello misura come larghezza 47 centimetri. Il multiplo del punto è 12 più 2. Per avere 47 centimetri ho calcolato la mia circonferenza del bacino, ho diviso a metà. Ho avviato le catenelle e quando sono arrivata a 47 centimetri mi sono fermata. Se cambiate filato e uncinetto, ricordatevi che il multiplo è 12 più 2. Se state usando il mio stesso filato e lo stesso uncinetto, io sto lavorando con l'uncinetto numero 4, per aumentare la taglia basta aggiungere un motivo sul davanti e un motivo sul dietro, perché visto che il multiplo è 12, quindi avendo un motivo in più sul davanti e un motivo in più sul dietro, abbiamo 12 più 12 e abbiamo allargato la nostra taglia. Quindi una volta che avete stabilito la vostra larghezza e avete messo le vostre catenelle, ho messo su 72 catenelle per arrivare a 47 centimetri. 72 aggiungo 2 catenelle in più, 1 e 2. Quindi quando avviate le vostre catenelle, basta aggiungere 2 catenelle in più alla fine del lavoro. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Devo lavorare 7 maglie alte consecutive, quindi questa è la prima, vado a fianco 2, a fianco 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo formare i quadrati con le maglie alte consecutive.
Quindi questo è il primo quadrato di maglie alte consecutive. Adesso devo lavorare un quadrato con maglie alte separate da una catenella, saltando una maglia di base. Quindi lavoro una catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, catenella di separazione e vado a ripetere le 7 maglie alte consecutive, saltando sempre una maglia di base. Quindi salto una, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco 3, a fianco 4, 5, 6 e 7. La sequenza che noi dobbiamo seguire è questa: 7 maglie alte consecutive, poi lavoriamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, lavoriamo una maglia alta, saltiamo una maglia di base, catenella e una seconda maglia alta, e questo è il multiplo che noi dobbiamo lavorare. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere fino alla fine. Quindi adesso dobbiamo ripetere le 2 maglie alte separate da 2 catenelle. Faccio la catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta. E abbiamo finito un altro modulo. Catenella e vado a lavorare saltando sempre la catenella di base 7 maglie alte consecutive. Ho lavorato la sequenza del modulo fino a terminare il giro, quindi ho lavorato le 7 maglie alte consecutive, poi ho lavorato una catenella, salto una maglia di base, lavoro maglia alta, catenella, salto maglia di base, catenella, maglia alta, catenella e poi di nuovo 7 maglie alte. Quindi ripetiamo questo fino a terminare il giro. Alla fine del giro dobbiamo lavorare però 4 maglie alte separate da una catenella. Quindi catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella e lavoro l'ultima maglia alta sull'ultima catenella. E questo è il modulo che dobbiamo ripetere. Dobbiamo ripetere il primo giro per altre 2 volte, poi dobbiamo sfalsare i quadrati. Quindi sulle maglie alte separate di una catenella, da una catenella lavoriamo sempre maglie alte separate da una catenella e qui le 7 maglie alte. Quindi giro il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa più 2 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. Una catenella. Vado sulla maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta. Catenella. Vado sulla maglia alta e lavoro maglia alta. Catenella. E sulle 7 maglie alte vado a lavorare le maglie alte, 7 maglie alte consecutive. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi ritrovo sulle maglie alte separate da una catenella, quindi catenella di separazione. Vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. Catenella, sulla maglia alta una maglia alta.
catenella. Qui ho 7 maglie consecutive e vado a lavorare una maglia alta su ognuna di essa e vado avanti fino a terminare il giro. Sono arrivata al termine del giro e vado a lavorare le ultime maglie alte. Arrivata a questo punto poi giro il lavoro e dobbiamo sfalsare i quadrati. Dove abbiamo le maglie alte separate da una catenella dobbiamo lavorare 7 maglie alte e sulle 7 maglie alte separate da una catenella. Quindi i giri che dobbiamo lavorare sono 6, i primi 3 e altri 3. Sono dei giri che dobbiamo ripetere per tutta la lavorazione e per la lunghezza che noi vogliamo. Quindi una volta che ho lavorato la catenella di separazione, lavoro le ultime maglie alte separate da una catenella. Catenella, vado a fianco, maglia alta. Vado a sfalsare i quadrati. Come vedete poi la lavorazione man mano che andate avanti verrà in automatico, quindi giriamo il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Qui dobbiamo lavorare 7 maglie alte consecutive, quindi una l'abbiamo lavorata. Nella catenella lavoro una seconda maglia alta. Sulla maglia alta lavoro una terza maglia alta, quarta maglia alta nella catenella, maglia alta sulla maglia alta, sono 5, la stessa maglia alta nella catenella e l'ultima maglia alta sulla maglia alta. Quindi stiamo formando un quadrato pieno. Catenella di separazione. Salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella e vado a ripetere adesso il motivo di 7 maglie alte consecutive. Quindi salto sempre una maglia di base, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, sulla maglia alta sottostante, nella catenella una seconda maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, quarta maglia alta nella catenella, quinta maglia alta sulla maglia alta, sesta maglia alta sulla catenella e settima sulla maglia alta. E questo è il motivo che sta prendendo forma. Quindi questo è il primo giro, poi dobbiamo lavorare altri 2 giri uguali. Catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco e riprendo le 7 maglie alte consecutive. Terminata la riga, lavoro le ultime 4 maglie alte separate da una catenella. Quindi salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella. Salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella. Salto 1, vado a fianco, maglia alta. E abbiamo terminato la prima riga. Giro il lavoro e vado a ripetere altre 2 righe uguale alla prima. Quindi catenella, maglia bassa nello stesso punto, 2 catenelle, abbiamo formato la prima maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta. Quindi qui abbiamo già le maglie alte, motivo già formato, quindi dobbiamo lavorare maglie alte su maglie alte. Qui abbiamo 7 maglie alte consecutive e vado a lavorare 7 maglie alte consecutive. Lavoro l'ultima maglia alta, catenella, qui vado a ripetere le maglie alte
sulle maglie alte, la catenella è alta su maglia alta, catenella e vado poi a ripetere di nuovo il motivo di 7 maglie alte consecutive. Arrivo alla fine, giro il lavoro e ripeto il lavoro come sta fatto sotto, basta seguire le maglie che abbiamo sotto. Quindi andiamo a ripetere il terzo giro e poi dobbiamo iniziare dal giro numero 1. Proseguito la lavorazione e ho lavorato l'ultimo giro, quindi alla fine il nostro modulo si sviluppa su 6 giri e questo è il risultato. Adesso dobbiamo lavorare riprendendo la lavorazione dal giro numero 1, quindi dobbiamo sfalsare di nuovo i quadrati. Dove abbiamo il quadrato vuoto dobbiamo lavorare 7 maglie alte consecutive e dove abbiamo il quadrato pieno dobbiamo lavorare il quadrato vuoto come abbiamo fatto sotto. Quindi la lavorazione poi viene in automatico e dobbiamo lavorare questo fino alla nostra lunghezza. Nel mio caso ho fatto 50 centimetri. Quindi vi faccio rivedere come ripartire. Mi alzo con una catenella. Nello stesso punto maglia bassa più 2 catenelle. Nella catenella lavoro una seconda maglia alta. Sulla maglia alta una terza maglia alta. Nella catenella maglia alta sulla maglia alta e maglia alta nella catenella e vado a lavorare l'ultima maglia alta sulla maglia alta del quadrato pieno. Adesso catenella e vado a costruire il quadrato vuoto. Salto una maglia di base, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella e qui vado a lavorare 7 maglie alte consecutive, lavorando nella catenella e sulle maglie alte. E dobbiamo ripetere poi questa lavorazione per 3 giri. Quindi questo e altre 2. Catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e ripeto fino a terminare il giro. Vado a lavorare sull'ultimo quadrato, quindi lavoro il quadrato vuoto. Maglie alte separate da una catenella. Giro il lavoro e vado a lavorare le maglie alte come si presentano per 2 volte, quindi 1, adesso la seconda volta e poi l'ultima volta e sono 3 giri. Maglia bassa più 2 catenelle e una di separazione. Maglia alta sulla maglia alta, catenella e maglia alta sulla maglia alta, catenella e qui ripeto le 7 maglie alte. Vado avanti con questa lavorazione, arrivo alla fine, giro il lavoro e vado a lavorare le maglie come si presentano. Poi giro il lavoro e vado a sfalsare di nuovo i quadrati, quindi dove abbiamo il quadrato vuoto lavoriamo le 7 maglie alte, lavoriamo sulle maglie alte nelle catenelle di separazione fino ad arrivare a 7 e poi dove abbiamo il quadrato pieno lavoriamo le maglie alte separate da una catenella. Andate avanti e ci vediamo quando arrivate alle vostre lunghezze. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Mi sono alzata per 50 centimetri e poi ho lavorato delle maglie alte formando una piccola scollatura quadrata. Quindi ho trovato la metà, mi sono spostata di 10 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra, per un totale di 20 centimetri. Se casomai volete la scollatura più profonda, vi potete spostare anche di 11 centimetri o 12 centimetri da un lato e dall'altro.
Questi sono i restanti centimetri che riguardano la spalla. Una volta che abbiamo trovato le nostre metà e abbiamo stabilito quanto vogliamo profondo la nostra scollatura, andiamo a lavorare le maglie alte sulle maglie alte. E mi raccomando, come avete lavorato da un lato, quindi se avete iniziato dalla parte del diritto o del rovescio, poi stabilite voi qual è il diritto o il rovescio, visto che stiamo lavorando in giri di andata e ritorno, lavorate allo stesso modo. Quindi io entro nella catenella di separazione, tolgo il segno, lavoro un piccolo cappietto e vado a fare questo lavoro da questa parte e anche sul davanti, quindi sul dietro e sul davanti. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro 2 catenelle. Maglia alta sulla maglia alta nella catenella, qui vado a lavorare le maglie alte come si presentano. Lavoro delle semplici maglie alte e lo vado a fare per 2 volte. Quindi maglia alta, qui ho la catenella e lavoro la maglia alta sulla maglia alta, una volta che termino il giro, giro e lavoro l'ultimo giro e poi taglio il filo e andiamo a cucire i 2 pannelli. Una volta che abbiamo terminato di lavorare i 2 pannelli, questa è la scollatura. Quindi dobbiamo mettere i 2 pannelli contro per cucire sulle spalle. Vado a cucire con ago e filo. Quindi una volta che avete finito dovete stabilire qual è il dritto e qual è il vostro rovescio. Finita la lavorazione, mettiamo i 2 pannelli contro e vado a lavorare dei piccoli punti con ago e filo, prendendo sia il davanti che il dietro. Prendo le asole del davanti e le asole del dietro. Proseguo questa cucitura da questa parte e anche dall'altra parte. Una volta che abbiamo unito i 2 pannelli, dobbiamo unire le maniche al pannello. Per quanto riguarda la manica, ho fatto la stessa lavorazione. Ho lavorato solo 2 motivi in meno, perché io ho fatto uno scalfo di 17 centimetri, quindi ho 34 centimetri per la manica. Se invece voi avete uno scalfo più profondo, una taglia più larga, invece di 2 motivi in meno, lavorate un motivo in meno e andiamo avanti con la lavorazione fino a 50 centimetri, come abbiamo fatto il pannello del dietro e del davanti. Adesso andiamo a unire le maniche. Per unire le maniche al pannello, alla maglia, dobbiamo mettere la maglia aperta. Come vedete qui ho la cucitura della spalla, questa è la scollatura, quindi apriamo la nostra maglia e andiamo a mettere lateralmente dove abbiamo il fianco e qui dobbiamo cucire, questa è la parte dello scalfo, la manica. Troviamo la metà e facciamo corrispondere la metà alla cucitura, così quando andiamo a chiudere abbiamo le due misure uguali per la manica. Quindi vado a cucire con ago e filo intorno ai laterali della manica. Una volta che abbiamo terminato di cucire, pieghiamo a metà e poi dobbiamo unire i fianchi e cucire anche sotto la manica e i fianchi. La stessa cosa dobbiamo fare dall'altra parte. Cercate di far corrispondere il motivo come abbiamo fatto sul davanti, nel senso che dove abbiamo il motivo pieno fate corrispondere il motivo con le maglie alte separate da una
catenella per dare una continuità al modello. Adesso vado a cucire con ago e filo prendendo il pannello della maglia e le maniche. Una volta che fate questo, piegate a metà e cucite sotto la manica e il fianco. Ecco come si presenta una volta cucito il tutto. Per quanto riguarda il punto, come vedete, è molto particolare. È molto leggero come filato e la maglia è molto leggera e non è molto ingombrante. Infatti, vi do un consiglio: se volete replicare la mia stessa maglia con un altro tipo di filato, non usare filati molto pesanti perché il lavoro cede e quindi poi è molto ingombrante, non potete metterle sotto i cappotti. Invece usare questo tipo di uncinetto, l'uncinetto del 4 e questo tipo di filato va benissimo, si può mettere anche sotto i cappotti. Volendo anche potete usare un filato molto più leggero, lavorando con l'uncinetto del 2,5 e del 3. Per quanto riguarda le cuciture, come vedete, ho dato una continuità al modulo, quindi non ho fatto corrispondere i quadrati pieni con i quadrati vuoti, ma ho seguito lo schema. Una volta, anche per quanto riguarda le maniche, una volta che abbiamo terminato il tutto, vado a rinforzare il collo. Per quanto riguarda il collo, andiamo a riprendere le maglie. Quindi lavoriamo maglie alte su maglie alte e anche nelle catenelle di separazione. Questo per dare un rinforzo in più. Quindi nella catenella una maglia alta sulla maglia alta dove ho la catenella. Quando arriviamo dove abbiamo l'angolo dobbiamo fare una diminuzione per far girare bene. Quindi lavoro le maglie alte sulle maglie alte, l'ultima maglia alta, vado dove ho la maglia alta prima dell'angolo, la lavoro a metà. Vado dove ho l'angolo, entro, prendo la maglia alta e lavoro a metà e dove ho l'altra maglia alta, dalla parte del davanti, la prendo, chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Adesso vado a lavorare di nuovo maglie alte su maglie alte e quando arrivo dall'altra parte dove ho l'angolo ve lo faccio rivedere. Sono arrivata qui dove ho l'altro angolo, quindi vado a ripetere la stessa cosa. Facciamo una diminuzione di 3 maglie. Lavoro una diminuzione sulla maglia alta prima dell'angolo. Qui ho l'angolo, quindi lavoro maglia alta chiusa a metà, una seconda maglia alta. Vado dall'altra parte del pannello, maglia alta chiusa a metà. Ho le asolo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte insieme. Abbiamo fatto un'altra diminuzione. Vado a lavorare maglie alte su maglie alte e ripeto questa diminuzione di 3 maglie su tutte e quattro i lati dove abbiamo gli angoli. Qui ho di nuovo un altro angolo, come vedete perché abbiamo iniziato, vado sulla maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta a metà. Dove ho l'angolo entro e lavoro maglia alta chiusa a metà e sulla maglia alta a fianco maglia alta chiusa a metà. Quindi continuiamo questa lavorazione fino a terminare il giro. Arrivati al termine del giro, come vedete, questo è l'effetto che abbiamo dato al nostro collo. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Vado a ripetere la lavorazione con le diminuzioni, però questa volta vado a lavorare maglie alte a rilievo avanti. Quindi mi alzo con una catenella, prendo la maglia alta, la metto sull'uncinetto sul davanti e vado a lavorare una maglia alta a rilievo davanti. Con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta verso di me e lavoro maglia alta a rilievo sul davanti.
Quando arriviamo dove abbiamo l'angolo, facciamo un'altra diminuzione di 3 maglie. Quindi maglia alta a rilievo sul davanti, prendo la maglia alta, prendo intera, vado a fianco, maglia alta a rilievo avanti e arrivo dove ho le diminuzioni. Quindi vado avanti, maglia alta a rilievo avanti, mi ritrovo dove ho le diminuzioni. Quindi vado sulla maglia alta a fianco e lavoro maglia alta, rilievo avanti. Qui ho le 3 maglie alte che ho chiuso insieme e le prendo tutte e 3, sempre a rilievo e chiudo a metà. E a fianco un'altra maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. E qui abbiamo fatto la prima diminuzione. Andiamo a lavorare a ripetere questa operazione dove abbiamo gli altri angoli. Ritrovo qui dove ho l'altra diminuzione, lavoro una maglia alta chiusa a metà. Qui ho le 3 maglie alte, le vado a prendere tutte e 3, le vado a chiudere insieme e a fianco maglia alta chiusa a metà. Questo è il risultato finale. Come vedete abbiamo rinforzato il collo ed è venuto molto carino. La stessa cosa adesso vado a fare sulle maniche. Vado a rimpicciolire un po' il polso. Quindi con l'uncinetto vado a fare un giro di solo diminuzioni. Quindi entro in ogni maglia alta disponibile e lavoro una maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà e vado a chiudere. Ho iniziato solo con una maglia alta. Quindi vado a fianco e lavoro maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà. Questo per far rimpicciolire un po' il mio polso. Dal giro successivo vado a lavorare maglie alte a rilievo. Quindi proseguo questa lavorazione facendo solo diminuzioni. Vado sulla maglia alta e lavoro a metà e chiudo tutti insieme. Qui dove ho la catenella vado a saltare la catenella e lavoro sulla maglia alta e sulla maglia alta a fianco. Quindi vado a saltare la catenella di separazione così abbiamo un'altra, diminuiamo ancora di più e chiudo tutti insieme. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà e chiudo tutti insieme. Ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro e come vedete si è ridotto molto il polso, quindi nel mio caso entra e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta d'inizio. Mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta presa a rilievo avanti. Vado a fare, qui abbiamo una diminuzione, prendo sempre la maglia alta, le prendo tutte e due a rilievo avanti, tiro il filo e lavoro una maglia alta a rilievo. Vado a fianco, maglia alta a rilievo. Se volete fare altre diminuzioni per rimpicciolire ulteriormente il polso, basta prendere la maglia alta a rilievo e lavorarla a metà e a fianco maglia alta a rilievo e lavorarla a metà. Poi chiudere tutto insieme. Vado a proseguire questa lavorazione da questa parte e anche dall'altra parte. Mi raccomando, contate le maglie alte che avete sotto, così avete le stesse maglie alte anche dall'altra parte del polso. Una volta che diminuiamo, lavoro solo 2 giri, la maglia è pronta per essere indossata. Avete visto nell'anteprima iniziale l'effetto di questa maglia. Se vi è piaciuto mettete un like, se
Mi sono stata di ispirazione, mi fa molto piacere, commentate sotto il video e se volete far parte ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Grazie per la visione e ciao!